Ciao a tutti. Esattamente come nel mondo la gente si divide nettamente fra persone che bevono tè al limone e persone che bevono tè alla pesca, anche nell'uso dei fogli di calcolo la gente mediamente si divide in chi usa solo il mouse e chi usa solo le scorciatoie da tastiera. Per fortuna, esattamente come per la bevanda del tè esiste chi beve entrambi i gusti, anche nell'uso dei fogli di calcolo esiste chi usa sia il mouse che la tastiera per selezionare i comandi. Chi vince tra i due schieramenti? Il terzo, quello in mezzo. Perché? Perché a volte, a seconda di cosa dobbiamo fare, può essere più veloce o meno veloce utilizzare il mouse o utilizzare la tastiera. Se un'operazione che dobbiamo fare è ripetitiva, conviene trovare una scorciatoia che permetta di effettuarla molto più rapidamente. Il mouse richiede lo spostamento della mano, andare a cercare il pulsante dedicato all'operazione che vogliamo fare e schiacciarlo. L'uso della tastiera invece, se ti ricordi qual è la sequenza di tasti da schiacciare, viene in automatico premere determinati pulsanti e svolgere quell'azione nella metà del tempo. Ora, nel video precedente abbiamo visto come ottimizzare la larghezza delle colonne e l'altezza delle righe. In questo video vedremo come farlo da tastiera. Lo vedete già scritto a monitor. C'è una sequenza di tasti da fare, da premere. Innanzitutto, vedete che in questa tabella la formattazione è fuori posto. Ci sono delle righe tagliate, delle colonne troppo piccole, dei cancelletti dove i numeri non si leggono. Cosa dobbiamo fare? L'ho scritto qua di lato. Innanzitutto dobbiamo selezionare tutto, per poter dire ottimizza tutta la tabella. Come si fa? Schiacciando CTRL e A. Ora, varia la selezione a seconda di dove siete con il puntatore. Se selezionate una cella fuori dalla tabella e poi cliccate con la tastiera CTRL A, vedete che si è selezionato l'intero foglio di calcolo. Se invece voi andate a prendere una cella all'interno di una tabella e ripetete la stessa operazione CTRL A, andrete a selezionare solo ed esclusivamente la tabella interessata. Il mio consiglio è selezionare tutto il foglio, perché magari oltre a questa tabella ci sono altre colonne piene, come ad esempio queste qui. Facciamo la prima operazione, ottimizziamo l'altezza delle righe. Selezioniamo tutto il foglio con CTRL A e poi seguiamo queste istruzioni. Con il tasto Alt andiamo a attivare i comandi da tastiera. Vedete che sono comparse queste lettere sulle varie schede dei tasti. Il comando adatta automaticamente l'altezza delle righe dove si trova? L'avevamo visto nel video precedente, all'interno di questo tasto formato, che si trova all'interno della scheda Home. Quindi andremo a premere H. Oh mio Dio, si è aperto tutta un'altra libreria di comandi da tastiera. Non fatevi spaventare, basta leggere qual è quello che ci interessa, HF, andiamo a premere H e F, come vedete si è aperta la scheda formato. Cosa voglio fare? Voglio adattare automaticamente l'altezza delle righe, quindi andiamo a premere A. Niente di più semplice, avete visto? Tutte le righe che prima erano fuori posto adesso hanno l'altezza giusta. Ripetiamo la stessa operazione per le colonne. CTRL A, ho selezionato tutto il foglio di calcolo, la A sta per All nell'inglese, quindi molte combinazioni di tasti da scorciatoie le potete memorizzare rifacendovi alla parola inglese. Quindi abbiamo selezionato il foglio di calcolo, adattiamo la larghezza delle colonne. Alt, H, HF, T. Come vedete, tutto è stato ottimizzato. Ovviamente adesso voi vi chiederete perché devo stare a premere tutti questi pulsanti, non me li ricorderò mai. Per una tabella così piccola, ovviamente conviene effettuare i comandi che abbiamo visto nell'altro video, selezionare le colonne che ci interessano, doppio clic sulla linea di demarcazione e adattiamo tutto. Se però questa operazione dovete ripeterla 10, 20, 50 volte al giorno,
Se dovete andare a selezionare ogni volta le colonne e fare adatta dimensione, si perde un certo quantitativo di tempo. Tutto molto semplice, anche in questo caso potete imparare moltissime altre scorciatoie a tastiera da autodidatti, ma molte le vedremo nei prossimi video, sempre andando a leggere quali sono quelle che sono disponibili. Col tasto Alt vi si apre tutta la libreria e potete andare ad esplorarle. Per oggi è tutto, vi aspetto nel prossimo video.